Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa e effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Ecco una delle letture che faremo fino a quando arriverà il momento che abbiamo chiamato Festa dei Morti, ma che sappiamo coincidere con una serie di energie che sono sicuramente le migliori durante tutto l'arco dell'anno per andare a lavorare con quella che è la tematica degli antenati. Antenati, defunti, possibilmente quindi anche vite passate, ma comunque in generale la cosa più importante è il contatto con chi è venuto prima. E questo contatto con chi è venuto prima è avvenuto in vari modi, direttamente o indirettamente, e è andato a influenzare quello che è poi il carico energetico che abbiamo nel nostro presente. Quindi il karma di chi è venuto prima va a influire sul karma nostro personale. Ho fatto un sondaggio in questi giorni sia su YouTube che su Instagram e ho chiesto ovviamente riguardo questo argomento, ma da 2 prospettive diverse. Su YouTube ho chiesto per esempio quale letture sarebbe stato più utile fare per il mio pubblico, mentre su Instagram abbiamo parlato più che altro di quello che sarebbe utile affrontare da un punto di vista di nozioni riguardo l'argomento antenati e dintorni. Per cui vi dico, se ancora non mi seguite su Instagram, andate a seguirmi perché sicuramente trovate contenuti utili per questo tipo di argomento e anche per altri, quelli che comunque mi vedete trattare di solito e magari mi conoscete anche un pochettino meglio. Tra l'altro, se lancio qualche offerta o qualche webinar, cose di questo tipo, sicuramente è più facile per voi vederlo su Instagram. Comunque, detto questo, come andiamo a affrontare questa lettura? In questa lettura andiamo a vedere quale tipo di antenato grava, e ho usato questa espressione non a caso, grava sulla nostra energia, quindi ha un'influenza negativa. Che tipo di lettura sarà? Beh, andrò a vedere sia l'influenza negativa che cercherò di individuare di chi stiamo parlando, che tipo di storia ci sta dietro e tutto quanto, in che modo c'è questa correlazione, tanto da riuscire a vedere se effettivamente magari ciascuno poi può in casa sua, nella sua stanzetta, provare a risolvere il problema. Non vi stupite se non ci riuscite, perché voglio dire comunque c'è tutta una complessità anche di nozioni che ci stanno dietro, però a questo proposito vi volevo dire che siccome mi avete chiesto se non si possono approfondire questi argomenti ancora di più oltre una lettura, vi dico che me l'avete chiesto sia su Instagram che YouTube, anche se ci sono 2 tipi di pubblici diversi, e quindi prometto, spero, testimoni gli antenati, che spero che non di riuscire a mantenere questa promessa, voglio dire, nel minor tempo possibile, ma prometto che come ho fatto col creare il mazzo, come ho fatto col creare il corso per insegnare a leggere i tarocchi e altri percorsi, prometto che andrò a creare un percorso per quelli che sono interessati ad andare a approfondire la tematica degli antenati, andando a toccare vari argomenti. Quindi, come si dice, stay tuned, state sintonizzati e ne vedremo, speriamo, delle belle nei mesi a venire. Spero di non avervi annoiato e andiamo a vedere quelle che sono le possibilità qui con le letture. Allora, abbiamo come sempre 4 possibilità, come sempre, come di solito, ecco. E vi do la possibilità di scegliere quale mazzo vi attira di più, o meglio, quale gruppo vi attira di più, usando 2 modalità di selezione. La prima è, potete scegliere attraverso le immagini che vedete, sono tratte dal mio mazzo, dal mazzo del Chiedi al tuo bambino interiore, però non è quello il punto è che vanno a identificare delle energie specifiche. Io so quali, ovviamente non ve le anticipo perché vado a se no probabilmente influenzarvi,
però se questo vi aiuta lasciatevi guidare dalle immagini. Per quelli che non ce la fanno non vi preoccupate, Karma Rosso cerca di venirvi incontro e abbiamo anche, voglio dire, le nostre rune che ci accompagnano, possiamo scegliere con quelle. Quindi il primo gruppo avrà questa runa, il secondo gruppo avrà questa runa, il terzo gruppo avrà questa runa, l'ultimo gruppo, il quarto gruppo avrà questa runa. Mettete pure in pausa il video se avete bisogno di scegliere con calma. Vi suggerisco poi di affrontare la lettura tenendovi la mano destra sulla pancia e la mano sinistra sul cuore e di ascoltare semplicemente quello che vi viene detto, non dovete fare nient'altro, fidatevi, perché in questa maniera potrebbero fare click delle informazioni che altrimenti potrebbero andare disperse nella memoria con il tempo, praticamente nel tempo che chiudete il video e non ve ne ricordate più, ok? Quindi vado a cominciare dalla numero 1 e ci vediamo nella vostra lettura. Abbiamo quindi la prima possibilità, mettiamo qua la nostra runa e la nostra carta che rappresenta il tutto e vediamo quale antenato per voi grava sulla vostra energia. Uso questo mazzo che per me è spettacolare, vorrei essere io chi l'ha inventato. Ogni tanto qualcuno mi chiede che mazzo è, si chiama un attimo, il tarocco trasparente. Fanno varie edizioni, non so se lo facciano ancora perché diventa introvabile praticamente subito. Costicchia parecchio più del mio di sicuro e non è proprio per tutti, tra l'altro è fatto di materiale plastico, però quando mi trovo a dover fare letture che mi devono aiutare ad avere una visione quinto dimensionale è un mazzo fantastico. Non intendo che vado a vedere la quinta dimensione, non sono appartenente a quel gruppo di fedeli della New Age fino a quel punto, anzi intendo dire che voglio avere una visione più poliedrica delle cose. Allora, ok, già c'è il contesto, mamma mia, e si è pure spenta la candela. Arrivo subito, rimpiazzo perché va bene così. Eccomi, molto strano perché questa candela che era di piccole dimensioni non ho mai visto consumarsi solo lo stoppino e lasciare tutta la cera. Vabbè. Allora, stavo dicendo, mi sono cadute queste carte che per me non sono le carte proprio della lettura, ma mi danno un quadro complessivo. Vi dico già che ci sono delle cose che hanno a che fare proprio con la linea genealogica di cui andremo a parlare, che si tramandano da tempo immemore e sono cose problematiche, sono cose che hanno esacerbato in maniera enorme delle caratteristiche, dei tratti della vostra linea familiare, mi viene da dire da parte di padre, però non è la questione del padre, è più che altro una questione di da parte maschile. Quindi potrebbe essere un qualcosa che si tramanda soprattutto ai maschi o che comunque il papà di volta in volta si trova a tramandare ai figli. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Potrebbe essere anche un disturbo della bipolarità, da quello che vedo. Però è un'informazione molto specifica se di quello si tratta. Magari per qualcuno è utile perché state pensando che una diagnosi che non è ancora stata fatta vi semplificherebbe la vita. Ottimo, però non voglio andare così nello specifico da subito, nel senso che il messaggio sicuramente non era proprio per tutti. Allora, in che modo l'antenato o gli antenati di chi sta guardando questa scelta grava sull'energia di chi sta guardando? Quale antenato e in che modo?
Dunque, vi confermo la parte sul fatto che il problema si tramanda di generazione in generazione. Abbiamo proprio una profusione, mi viene detta questa parola, di problemi che a raggiera vanno a toccare vari aspetti dell'esistenza di chi è venuto prima di voi e anche della vostra esistenza. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è c'è qualcosa qui anche a livello fisico, mi viene rimarcata questa cosa, nel senso che è proprio tangibile. Forse voi individuate questa caratteristica come un qualcosa di normale, magari dite è solo un altro tratto distintivo di personalità o di fattezze fisiche, come ce ne sono tante, o caratteriali, eppure vi assicuro che l'influenza energetica è tale per cui sotto altre circostanze dei vostri antenati, o in particolare probabilmente del primo antenato che ha tramandato questa caratteristica sulla linea familiare, voi sareste molto diversi, e così quelli che sono tra voi e questo antenato di quella linea familiare. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. C'è una caratteristica che è da una parte positiva ma dall'altra negativa. È positiva perché effettivamente questo antenato è portatore, nel senso che ha generato nella sua vita e si è trovato a gestire nella sua vita delle energie assolutamente forti, importanti, quindi c'è un grande potenziale in questo, però si è trovato anche a dover lottare terribilmente per poter usare queste capacità o caratteristiche specifiche del suo personaggio, e questo ha generato un quantitativo di problemi perdonatemi se uso un termine così generico, ma è proprio quello che sono, di problemi che poi si sono riversati sulla vita sua e di quelli che sono venuti dopo di lui. Perché? Perché questo tipo di capacità è una capacità che può diffondere, può divampare, e può divampare in senso positivo e negativo. È la sua natura divampare, quindi sto usando il termine del fuoco perché vedo anche che qualcuno di voi ha delle infiammazioni. E le infiammazioni cosa sono? Possono essere visibili attraverso un'infiammazione dell'intestino, della pelle, del fegato, si notano attraverso la stanchezza perenne, malattie autoimmuni, malattie che portano anche a costante infezioni e tutto quello che ne consegue. Quindi è un risultato molto chiaro per chi guarda da questa prospettiva il perché vi trovate a vivere queste cose, e il perché è che tutto quello che anche voi avete ereditato come potenziale da questo antenato l'avete ereditato però con il bollino sopra di pericolo, rabbia, distruzione, così non va bene, costrizione, cioè voi, questo antenato ha associato energeticamente, probabilmente per una serie di traumi che ha vissuto, la sua caratteristica alle conseguenze negative che questa caratteristica ha dovuto portare, e adesso mi sto commuovendo, quindi deve essere stato qualcosa sicuramente di molto forte. Poi ognuno ha la propria misura interiore, no? Per ognuno quello che si vive è forte, perciò non è importante capire esattamente cosa è successo, l'importante è capire che quello che è successo è diventato un legame indissolubile perché si è legato energeticamente. L'energia non è come ce l'immaginiamo, la materialità è molto più fluida, molto più facile, molto più subitanea, però se non sappiamo come usarla e non abbiamo contatto diretto, è normale che possa capitare una situazione di questo tipo, cioè in cui tutto il potenziale viene a organizzarsi, cristallizzarsi nel suo versante negativo, e quindi lungo la linea familiare è stato ereditato, tramandato e via dicendo questo tipo di
inclinazione del potenziale di questa energia, ed ecco che voi la sperimentate ogni giorno. C'è qualcuno che non riesce a parlare bene, c'è qualcuno che ha dolori forti, c'è qualcuno che ha problemi di tiroide, c'è qualcuno che, come dicevo, ha malattie autoimmuni, ha comunque tutto alla base, ha un'infiammazione, cioè un'energia di natura divampante che potrebbe cambiare il mondo nel nostro piccolo o nel grande, non è questo il punto. Però viene costretta e vissuta male, viene piegata ad un'aspettativa negativa, ed ecco che porta a una conseguenza negativa. È una castrazione questa. E quando dico castrazione mi viene da commuovermi di nuovo, quindi effettivamente stiamo parlando di, mi viene da dire proprio, è proprio un peccato. Allora, abbiamo capito che siamo sulla linea familiare da parte di maschio, o almeno il nostro antenato che ha avuto questo tipo di problema era un maschio. Per alcuni sarà molto lontano nella linea familiare, per qualcuno sarà molto vicino. Non cambia nulla, ok? Il punto qual è? Viene resa nota questa cosa perché sento fortemente la collaborazione, quindi proprio la presenza di un antenato nello specifico per voi qui. C'è desiderio di liberazione, e mentre l'ho detto ho sentito una sensazione al cuore come mi si rompesse, proprio per un istante ho pensato di fare un infarto. Quindi è un desiderio che questo antenato ha di sicuramente liberare, dissociare il grande potenziale dal grande disagio che ne è derivato nella situazione che ha vissuto in quel tempo. E non lo desidera solo per se stesso, perché ormai il suo tempo è passato, le sue rielaborazioni le ha fatte. Lo desidera per voi che state ascoltando. Purtroppo non ha la capacità di liberare voi che siete nel materiale. È una cosa che potete fare voi per voi stessi. Liberando voi stessi nel materiale avete la capacità poi di liberare anche quelli che sono venuti prima e dopo, cioè quelli che sono stati tra voi e questo antenato, e se avete dei figli o presunti tali, altrettanto. Quindi è un desiderio di andare a lavorare, di nuovo questo colpo al cuore, sulla, mi viene detto proprio, apertura del cuore, perché la conseguenza di questa situazione che state vivendo è la chiusura del centro energetico del cuore. Sottolineo, non è come pensiamo noi una chiusura totale, cioè chiusura non significa che l'energia lì non passa, perché se non passasse saremmo morti. È che viene deviata o è soggetta a un'impostazione che non è costruttiva per noi, è distruttiva. Ognuno poi guardi nel proprio intimo. Notate che magari siete chiusi verso l'esterno, che avete dei timori, che tendete a nascondervi, che non vi sentite di esporvi, che non vi sentite sicuri, avete sempre avuto problemi a ritenervi parte del gruppo. Può esemplificarsi in mille modi, però di fatto questo è ciò di cui stiamo parlando. Quindi uno si chiederà come andiamo a liberare questo? Ragazzi, ognuno ha la sua vita specifica e non esiste in questo caso una ricetta per tutti, anzi non esiste quasi mai. Però nello specifico mi viene da dire, bisogna andare a considerare che c'è del lavoro da fare, e questo lavoro andrà a lavorare sia sulla parte dell'antenato, cioè sulla parte karmica, proprio quindi energetico-spirituale, sia da quella emotiva, perché nel mentre ha generato delle situazioni anche nella vostra linea familiare, nella vostra vita specifica, che hanno portato a un scombussolamento sicuramente non solo spirituale ma anche psicoemotivo, quindi bisogna lavorare su tutto il complesso, non basta solo questa robina qui. Però spero che in questo modo io sia riuscita almeno a darvi la direzione giusta, a farvi capire che cosa succede, ok? Una delle cose che vi posso chiedere di fare è, per vostro bene intendo, è magari quando arriva Halloween cercate di prendervi un attimo di silenzio in quei 2 o 3 giorni a cavallo della festa dei morti, e di spendere del tempo, anche 5-10 minuti, con questo antenato. Non importa che voi siate in grado di vedere, di sentire, non dovete fare nessun rito, non fate cazzate, semplicemente vi sedete in silenzio, mettete la mano nella posizione in cui vi ho detto, mano destra sulla pancia, sinistra sul cuore,
e semplicemente ascoltate dentro di voi dov'è questa energia ereditata e datele solo ascolto. Questa è la parte importantissima per voi. Poi se ce la fate da lì che in automatico il vostro organismo in toto comincia a guarirsi e liberarsi, perfetto, se no vuol dire che vi serve qualcuno che vi aiuta, perché a meno che non facciate questo di mestiere, e comunque anche quello non basta, vi assicuro, ve lo dice una che lo fa di mestiere, che a volte ha bisogno di un confronto con qualcun altro, perché è normale, non pensate di risolvere con un rito o con, che ne so, il fattucchiere di turno. Attenzione, ok? Perché le cose potrebbero peggiorare. Tutto qui. Questa era la vostra lettura, spero di avervi dato una mano e noi ci vediamo più avanti su Instagram, forse se parteciperete al piccolo corso che farò, all'approfondimento e sicuramente alle prossime letture sul mio canale con questo argomento. Alla prossima, ciao ciao! Ed eccoci con il secondo gruppo e andiamo a vedere questo antenato in che maniera grava sulla vostra energia e di che cosa si tratta. Vediamo se riusciamo anche a individuare chi è, più o meno, un identikit. Allora, già connettendomi sento una sensazione di nausea e di stordimento. Quindi potrebbe essere anche quello che provate voi. Vediamo. Sento confusione, sento panico. Allora, questo antenato, chi è, in che maniera grava? Ok, c'è una storia qui, quindi è necessario raccontare questa storia. E in che maniera grava allora? Ah. Oh. Ok. Tutto a un tratto stavo anche soffocando nel momento in cui ho pensato ok, ho capito cosa sta succedendo. Speriamo mi torni la voce pian pianino. Allora, cosa è successo? C'è un gruppo misto qui di persone. Ha a che fare comunque con l'essere perseguitati. Alcuni hanno avuto questo antenato che per sopravvivere cercava di rubare e vivere alla giornata. Ed è stato beccato, è stato giustiziato, è stato perseguitato. Credo che la gran parte sia stata messa in punizione, diciamo, quindi abbia vissuto l'esperienza delle galere, sia quelle, le vere galere, le navi per intenderci, sia inteso proprio la galera in senso moderno come la prigione. Quindi il grande gruppo è di persone di questo tipo. Ce ne sono altri, ci sono persone che cercavano di partire da una situazione umile e di migliorarla nella loro vita e hanno avuto chi complottava le spalle e per una questione, sapete, una volta c'erano i prigionieri politici, no? Ci sono stati fino a qualche tempo fa e ci sono ancora probabilmente in qualche parte del mondo lontana dai media. Dicevo, sono stati messi a tacere. Alcuni sono stati giustiziati. Diciamo che la linea generale è questa. Una persona si trova a vivere una situazione di disagio rispetto a quello che può essere la società e cerca di fare del suo meglio per cavarsela. Purtroppo questo suo meglio si scontra con la collettività o i potenti del tempo e questo genera un senso di limitazione, di incarcerazione, di supplizio, di persecuzione. Quindi c'è chi ha vissuto oggettivamente questo e chi l'ha vissuto interiormente. Questo è sulla vostra linea, tanto linea maschile quanto femminile, quindi questo può essere sia un maschio che una femmina. Ok? In che maniera questa energia grava su chi sta ascoltando
come se non fosse chiaro, in maniera grava su chi sta ascoltando. Una serie di indizi. Ok, ad alcuni è toccata come esperienza di vita la depressione, ma proprio molto chiaramente. Una depressione che si spera vi abbia in qualche maniera non solo momentaneamente bloccati, portati al ristagno, ma anche tirato fuori la voglia di reagire. Non dico che sia facile, non dico che sia semplice in 2 secondi, però probabilmente è una delle situazioni culmine in cui il vaso trabocca e siamo costretti a dare attenzione a quel vaso traboccante e a cercare di fare il nostro meglio, che sia attraverso delle tecniche o che sia attraverso il rifiutarsi di portare avanti certi stati emotivi interiori. Quindi quello è una casistica. Altri hanno sperimentato la povertà o comunque quel tipo di... Non ci stupiamo perché comunque il potere personale questo è energia fisica, è energia mentale, energia emotiva da investire nella nostra vita per noi stessi e poi in conseguenza per gli altri. Se viviamo bloccati in quel senso, castrati, non va a finire bene. Per cui mi viene da dire c'è un piccolo germoglio che aspetta in voi di crescere. Per qualcuno questo viaggio è già cominciato, per alcuni proprio sembra non abbia nemmeno, come possiamo dire, una possibilità dall'inizio. Non scoraggiatevi ragazzi, perché non è così, un passo alla volta. Ovvio che se guardate in fondo al percorso vi sembra di essere incapaci di muovermi, ma non è così. Quindi questo la deduzione che poi ha fatto questo antenato nella sua vita è stata quella di credere fermamente che nella vita è meglio limitarsi anche quando non c'è nessuno in vista che ci può creare problemi nel momento in cui proviamo a espanderci o a raggiungere quello che desideriamo. È una sorta di deduzione che possiamo dire con detto popolare: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Meglio giocare basso ora e avere una minima certezza che incorrere nel non avere nulla e magari avere anche problemi seri come ho avuto fino adesso. Quindi il vostro giocare con un personaggio molto più umile di quello che siete non sta rendendo buon servizio a voi nel vostro antenato, che probabilmente è ancora convinto di questo, perché sento proprio una fermezza pazzesca e sento anche la convinzione che ormai è andata così e non si può fare di meglio. E invece vi dico, se veramente ci tenete a voi stessi, non vi sto a parlare di dimostrate questo o quello, se veramente ci tenete a voi stessi, date a voi stessi la prova agendo. Cioè non dovete fare qualcosa per dimostrare a voi stessi che potete cambiare le vostre sorti, che il vostro potere personale può espandersi, può fare quello che vuole. No, vi dico, partite dal primo passo, cominciate a provare a esercitare questo potere personale e guardate di volta in volta, osservatevi nella procedura. Acquistate nuove basi su cui fare statistica. Perché le statistiche fatte nel passato dal vostro antenato sono state sulla sua base, in visione di quello che era l'epoca storica in cui è vissuto, il suo punto di partenza e quant'altro. Voi lo dovete fare sulla vostra vita. Pian pianino questo smantellerà la forte credenza che ancora tiene bloccato questo a livello di passato e di presente dentro l'antenato e dentro di voi. Quindi ci sono varie tecniche probabilmente per farlo, ma io in una lettura generale non è che vi posso, voglio dire, schioccare le dita e sistemare l'esistenza. E vi dico, provate con questo, chiamiamolo esercizio, ok? Provate in questa maniera, perché probabilmente potreste avere grosse, come possiamo dire, ribaltamenti di situazioni, notare che qualcosa si muove, anche se lo so che come prima cosa vi viene da dire ma in che direzione si muove, cosa succede? Lasciate che si muova, perché l'importante è che si muova, perché qui c'è ristagno, c'è proprio un punto fermo, ok?
Bene, questa era la vostra lettura, spero di avervi dato una mano. Noi ci vediamo o sul mio Instagram o sul corso che faremo su questa cosa, o comunque sul mio canale con le prossime letture su questi argomenti e altri ovviamente. Io vi ringrazio di essere stati qui e ci vediamo più avanti. Ciao ciao. Eccoci qui col terzo gruppo, mettiamo qui tutto il necessario. Andiamo a vedere di che si tratta, cercheremo di individuare quale dei nostri antenati ha un'energia che grava su di voi, in che maniera grava su di voi, vediamo di capire cosa farne. Vi ricordo che questa è una lettura generale, quindi non ci possiamo aspettare che con una lettura generale risolviamo il problema, ma almeno prendere coscienza sicuramente muove le cose e il movimento è sempre positivo. Vediamo che cosa succede, ok? Vediamo che informazioni riusciamo a trarre. Allora, questo antenato, che tipo di energia grava su di voi in conseguenza di questo antenato? Qualche informazione arriva già. È strano, non la riesco a inquadrare subito. Sento come se ci fosse tutto un libro e io sto leggendo una riga a caso nel mezzo. Ok, la sensazione è la sottomissione, proprio una sensazione di sottomissione forte, associata all'illusione. Oh. Ok, ma e com'è successa questa roba? Ok, molto chiaro. Quindi che tipo di energia grava ora su chi sta guardando? Abbiamo due arcani maggiori non da poco qui. La torre del karma ferma. Ah. E quindi che tipo di situazioni sperimenta? Ecco che cos'era. Ho chiesto il chiarimento. Mettiamo lì che allora ci sono una serie di informazioni che sì, hanno senso, nel senso che hanno una procedura anche logica, ma poi ci sono delle informazioni laterali di cui io vi metto a conoscenza, poi magari ci troviamo la connessione o la trovate voi all'interno della vostra vita personale. Allora, intanto, a questo antenato penso sia successo di tutto e di più. È facile da immaginare come nel passato questo sia una cosa, una caratteristica abbastanza comune probabilmente dell'esistenza di molti, però credo proprio che siano successe grandi cose veloci a tema disgrazia, purtroppo, o comunque a tema shock, e lì è rimasta la persona. Il ciclo dello shock non si è completato. Chi soprattutto ha fatto un percorso con me, perdonate, si è interrotto proprio il video nel momento in cui stavo per cominciare a spiegare. Allora, passo indietro. Dicevo, chi ha fatto il percorso con me già capisce quello di cui sto per parlare, però per gli altri faccio un piccolo recap. Allora, tutto quello che ci succede viene in maniera assolutamente automatica e quindi naturale, interiorizzato nella nostra emotività e tutto il resto dal nostro sistema nervoso. Quindi il nostro sistema nervoso crea dei cicli, diciamo, di autoguarigione, cioè nel momento in cui si presenta qualcosa di problematico nella vita, in maniera automatica prova a reagire. Se non riesce a reagire in maniera costruttiva prova la decostruzione, se non ce la fa prova il blocco, congela, diciamo, e se ancora questo non funziona, ecco che quel ciclo prova a ricominciare. Quindi in realtà cosa succede? L'evento che causa un problema emotivo svanisce, va avanti, il tempo passa, non esiste più in maniera fisica davanti a noi. Però ciò che abbiamo vissuto emotivamente e interiormente come interiorizzazione di un processo totalmente automatico nel nostro sistema nervoso che non siamo stati in grado di rielaborare per una serie di ragioni, diventa una caratteristica nostra, cioè
diventa di default fino a che non riusciamo a reintrodurre la nostra attenzione in quel circolo di energie che originariamente sono entrate a far parte di noi e le risolviamo attraverso l'elaborazione emotiva. La strada per arrivare a questo non è una strada breve, ma non è una strada impossibile. Si tratta di costruire autoconsapevolezza attraverso vari metodi e poi arrivare a rielaborare tutto. Questi strumenti non erano a disposizione dei vostri antenati. Non sono a disposizione neanche di tante persone di adesso, ho notato, perché sennò il mondo sarebbe un posto migliore e staremmo tutti bene. Però di fatto nel vostro caso in particolare queste cose veramente traumatiche sono state tramandate e non sono state utilizzate, rielaborate in maniera da diventare strumenti di crescita, strumenti dalla vostra. Quindi che cosa succede? Quando qualcosa di avverso capita nella vita, voi andate in automatico, come poi ha fatto nel resto della sua vita questo antenato, a preferire la posizione del sottomesso. Cioè congelo, oppure mi fingo fatto di aria e bolle di sapone, evaporo, divento invisibile, irrecuperabile, irraggiungibile, non rispondo. Questo si può manifestare in vari modi, sia con disturbi della personalità, sia con difficoltà a interagire, sia con problematiche di tipo psicologico, oppure semplicemente può sembrare un tratto del vostro carattere. Beh, vi assicuro che non lo è. Cioè, lo è in questo momento, ma non è definitivo, non è chi siete. E questo vi dà l'illusione di avere sempre una possibilità. Vi dà l'illusione di dire a voi stessi, beh, tanto se volessi riuscirei a cambiare le cose, tanto se volessi potrei in un certo momento risvegliare le mie energie, la mia forza di volontà e sovvertire tutto questo problema che sto vivendo nella mia vita. Non raccontiamoci fandonie. Non avete intenzione di farlo, quindi se anche fosse vero il vostro discorso è falso in partenza, perché poi non avete intenzione di usare la vostra capacità di ribaltare la situazione. Perché? Perché siete ancorati, senza rendervene conto, a questo sentire del vostro antenato. Quindi, come andiamo a lavorare su questo? Uno per uno, attraverso le vostre esperienze attuali di vita moderna, quindi lasciate l'antenato dove sta, che quello non può più risolvere il problema. Preoccupatevi di voi, che la vostra liberazione porta alla liberazione dell'antenato di sicuro. Allora, dicevo, la teoria, perché poi ciascuno ha una vita diversa, bisogna lavorare in maniera individuale. Bisogna pian pianino, una alla volta, togliere le spine nel fianco, quindi lavorare nel vostro presente sulle vostre difficoltà emotive. Si va avanti a braccio, quello che si appropinqua nella vostra vita di volta in volta come difficoltà la si va a rielaborare, e pian pianino noterete che comincerete ad acquisire strumenti utili per vivere, che vi daranno poi nel tempo la grandissima sensazione e sicurezza che qualunque cosa capiti ce la potete fare, che stare passivi, inattivi e morenti non è la soluzione, non serve a niente, a meno che non siate uno scoiattolo con un leone che cerca di mangiarselo, per cui fingersi morto magari distoglie l'attenzione del leone o gliela fa proprio perdere. Però nel nostro caso, in quanto esseri umani, noi abbiamo bisogno di altro, e purtroppo il nostro sistema nervoso fa queste cose in automatico. Noi, non riuscendo a comprendere questo, non riusciamo a concludere il ciclo della sopravvivenza, ed eccoci qui in perenne modalità sopravvivenza, in cui abbiamo, nel nostro caso, in questo gruppo, adottato la tecnica del mi fingo passivo, mi fingo morto, fingo di non essere in casa e via dicendo. Sì. Ed è una cosa che avete notato in infanzia, ed è una cosa che notate continuamente, che si ripropone. Alcuni di voi pensano di aver eliminato il problema evitando di interfacciarsi con altre persone o di prendere rischi, ma questo altro non è che una sfumatura di questa stessa ferita, di questa stessa procedura di sopravvivenza. Per cui sicuramente c'è da lavorare qui, ok? Però almeno spero che adesso sia più chiaro. Perciò io vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi dato una mano. Noi ci vediamo sul mio canale con altre letture, intanto di questi argomenti, finché arriva la festa dei morti,
e poi più avanti sicuramente con altri argomenti, oppure ci vedremo anche nel percorsino che vi ho detto che avrei cominciato su questi argomenti, ok? Vi auguro il meglio, alla prossima, ciao ciao. Ok, e ora abbiamo la quarta possibilità. Mettiamo qui e vediamo questo antenato chi è, o che tipo di esperienze ha avuto, che tipo di energia sua grava su di voi e nella vostra vita. E cerchiamo di trarre informazioni utili. Dunque, quale antenato, cosa è successo, oppure qualche informazione, perché ha scelto questo gruppo, quale energia del loro antenato grava su di loro. Allora, qui ho subito la sensazione di una persona affabile, probabilmente ammirata da molti, poteva essere qualcuno di avventuriero, qualcuno più avanti rispetto ai propri tempi, qualcuno sì, all'avanguardia, qualcuno che era un pioniere magari anche nel suo ambito, in generale da un punto di vista umano, no? Perché poi più indietro andiamo nel tempo, più le cose si muovevano a rallentatore rispetto ad adesso, per cui era per un uomo d'altri tempi o una donna d'altri tempi bastava anche poco per essere diversi, perché si era molto inquadrati sul così si fa, no? E probabilmente questo antenato è una donna, ma non deve per forza essere una donna, comunque è qualcuno di fiero che non si faceva porre dei limiti, che non accettava compromessi sicuramente, ma definizioni, direi, definizioni. Era qualcuno, viene detto, di fluido, quindi potrebbe essere fluido anche a livello sessuale, potrebbe essere qualcuno che aveva la stoffa dell'avventuriero. Vedo che vogliono che approfondisca questa storia, mentre nelle altre letture la storia era importante, sì, ma non in questa maniera. Quindi questa persona ha ottenuto cose importanti per sé, che desiderava per sé, e diciamo si è tolta probabilmente qualche soddisfazione. E allora dov'è il problema? Ancora una volta è tolto qualche soddisfazione, ne aveva forse anche così tanta che poteva donarla agli altri, quindi probabilmente era una persona propositiva anche, che vedeva, mi viene da dire, non solo lungimirante, ma magari impegnata socialmente, attivamente, poteva essere qualcuno che ne so, faceva delle donazioni, qualcuno che si preoccupava della salute degli operai, qualcuno che si preoccupava delle donne, qualcuno che si preoccupava degli animali, qualcosa di importante. Ed ecco che, eccoci qua, disastro assoluto. Allora, che cosa è successo? Ok. Mm, mm. Allora, no. Cioè questa persona con il suo fare comunque non si è ritenuta soddisfatta, perché nel momento in cui probabilmente a una certa fase della sua vita ha realizzato quale poteva essere il suo piano, il suo progetto estremo, possiamo definirlo così, sapete, uno può rendersi conto a una certa età, voglio dire, di quello che vorrebbe fare, o magari crescendo, no, nella propria vita,
comincia a sviluppare un ideale, comincia a dire prima di morire voglio fare questa cosa, voglio essere sicuro che. Quindi c'è una sorta di eredità che questa persona voleva, aveva deciso e si era adoperata per lasciare al mondo. Per alcuni può trattarsi di, che ne so, una scoperta scientifica, per altri può trattarsi di un brevetto per migliorare la vita molto semplice, per qualcuno può trattarsi di un metodo per togliersi le sopracciglia senza sentire dolore, non importa cosa. Comunque c'era qualcosa che era fondamentalmente importante per questa persona, su cui la persona aveva deciso di impegnarsi, si è impegnato o impegnata, ci ha messo veramente qualcosa e credo abbia usato e sfruttato la sua popolarità nel suo circolo, nella grandezza che poteva raggiungere in quell'epoca, in quella fase, in quella situazione, per portare a compimento, a fruizione questo suo progetto. Non è successo. Non è successo perché nel momento in cui questo sembrava prendere forma, per alcuni si è trattato di un fallimento perché c'è stato una progettazione fallimentare, quindi troppa utopia, troppo essere visionari. Per altri è stato un problema perché questa persona era un genio tra le scimmie e quindi non ha potuto fare questo. Aveva veramente ostacoli troppo grossi. Per alcuni si tratta di essere stati proprio ostacolati. Vedo qualcuno che si è visto bruciare letteralmente fisicamente o il progetto o la casa, le proprietà, cioè è stato quasi perseguitato, possiamo dire, no? Da chi aveva gli interessi a far sì che questo non accadesse, che questa idea o questa situazione arrivasse a frutto. Quindi sì, posso percepire tutta la frustrazione in questo momento e la sensazione del mi è rimasto lì. Quindi in che maniera questa energia va a creare o complicazioni o condizionamenti troppo profondi in voi al punto che questa energia grava su di voi? Ok, in che senso? È quello che penso io o ci sono altre maniere? Allora, vi trovate a vivere spesso delle situazioni in cui vi sembra di non trovare mai o chi vi ascolta o chi è disposto a collaborare, può essere nella vita, può essere nel lavoro, può essere nell'amore, in qualunque situazione, nella salute. C'è un'eterna incongruenza tra la vostra visione delle cose e la possibilità di materializzare queste cose. Quindi c'è mancanza di continuità, comunicazione energetica tra la vostra energia interiore, il vostro spirito interiore e la materialità. Per alcuni si manifesta come non solo quelle difficoltà in sé, ma proprio con, per esempio, può esserci dell'autismo, ok? Può esserci incapacità proprio di comunicare, quindi qualcuno magari può essere sordomuto. Può esserci una difficoltà a ragionare con le persone, vi scaldate troppo presto o quando dite qualcosa sembra che le persone proprio capiscano tutt'altro. Mi viene proprio da dire incongruenza, incompatibilità, incomunicazione, se è una parola, non comunicazione, incomunicabilità. Trovate gente che non ascolta, rivivete praticamente in un copione molto simile a quello che ha vissuto questa persona molte situazioni. Ovviamente i tempi sono cambiati, magari è meno pericoloso ora, però la frustrazione è la stessa se non di più. Quindi io direi qui c'è da mettere questo antenato probabilmente in pace con se stesso. Quindi qui è uno dei pochi casi in cui bisogna proprio andare indietro e lavorare con l'antenato e poi sanare questa base emotiva che c'è in voi, perché sicuramente c'è una predisposizione in voi che quella è natura, non la modifica nessuno, bisogna quindi lavorarci, assecondarla, acquietarla in senso positivo e poi andare a lavorare su tutto quello che è poi il carico, il marciume, mi viene da dire, emotivo che si è creato, il ristagno che si è creato poi nell'arco della vostra vita, perché non lo so, avete 20 anni, 50, avete accumulato in base a quello che è successo, le esperienze che avete fatto di conseguenza nella vostra vita, una serie di carici emotivi che poi diventeranno karmici, voglio dire, se non vengono risolti, che
ancora gravano su di voi e che sono il risultato di questa esperienza. Viene ad approfondire un attimo perché eh sì, per alcuni c'è proprio l'incapacità di mantenersi, proprio di generare ricchezza. Per alcuni c'è l'incapacità di essere indipendenti, dipendete sempre dagli altri. Io sento che c'è l'incapacità di comprendere come funziona il sistema. Il sistema inteso come la società, il mondo del lavoro, è proprio... Io non sto dicendo che siete scemi o incapaci di vedere con realismo le cose, è come se ci fosse proprio incongruenza. Siete un quadrato che vuole trovare spazio in un, che ne so, in un triangolo. Non è possibile. E non è perché siete dei minorati mentali o vi manca qualcosa, è che è un'impostazione che sta alla base, che non vi fa vedere il sistema com'è. Quindi ecco perché bisogna lavorarlo da ambo gli estremi di questa energia, cioè della vostra e dell'antenato. Qui non è sufficiente lavorare solo sulla vostra. Quindi spero di avervi dato una visione più chiara e spero di esservi d'aiuto. Vediamo se c'è qualcosa. Sì, proprio non c'è la capacità di rendere fisica, materiale, la realtà che desiderate. Bisogna sì lavorarci su questo, ragazzi, l'ho detto 1000 volte, ma a me piacerebbe aiutarvi nell'arco della lettura, anche se da una parte so che non è possibile perché comunque è una lettura generale e tutti abbiamo una nostra esperienza e delle singolarità che vanno approfondite in privato, voglio dire, in maniera individuale. Comunque magari qualche principio di elaborazione personale posso darlo. Qui vi dico, bisogna lavorarci in una certa maniera e di sicuro non riesco, voglio dire, ad aiutarvi oltre alla lettura, a meno che non veniate in un percorso personale, non si valuti insieme di che si tratta, ok? Spero di avervi dato una mano. Noi ci vediamo sulle letture che farò prossimamente sul mio canale riguardo la festa dei morti o comunque il mondo dei defunti e degli antenati, e ci vediamo con altre letture sicuramente. Chi vuole seguirmi su Instagram, benvenuti, e casomai ci vedremo anche nel corso che farò su queste tematiche, ok? Alla prossima intanto, ciao ciao.